Ciao a tutti, in questo nuovo video volevo farvi vedere come si fa a collegare una schedina di queste per caricare le batterie al litio 18650. Io ne ho già comprate 10 perché volevo fare un progetto di caricarne 10 alla volta. Volevo fare una scatola con, con 10 portabatterie, 10 caricabatterie e fare in modo che con un selettore parte la carica e poi dopo averle caricate fare un ciclo di scarica di un'ora, collegare un carico tipo una lampadina, queste saranno tutte lampadine, e vedere realmente in un'ora quanto dura la carica della batteria, per vedere la reale carica in ampere ora. Ma questo lo farò in un secondo momento. Ho già messo giù, ho già messo uno schemino per ogni singola batteria che deve caricare, andrà ripetuto per 10 batterie. Ora andiamo a vedere, andiamo a collegarlo per vedere come funziona. Allora, mi sono procurato un alimentatore da PC che ha tutte le tensioni necessarie per fare il mio progetto che voglio fare della scatola. Però in questo caso mi servono solo i 5 volt che ho già collegato qua e ho già fatto un calcolo che serviranno 10 ampere perché 1 ampere per modolino, e questi alimentatori da PC hanno la fortuna di avere 10-15 ampere su 5 volt. Dunque userò questo per fare il progetto della mia scatola. Ora andrò a alimentare un attimo per vedere, non ho mai alimentato questi modulini. Ora così devo chiudere l'interruttore l'interruttore dell'alimentatore di solito è un negativo insieme a, in questo caso, un filo verde. Vedete che si accende il LED e i 5 volt qua sono presenti adesso. Adesso me lo spengo, andrò a saldare, a fare il cablaggio della batteria e del carico. Vedete qua dove è indicato, prendiamo il cacciavite, dove è indicato più e meno in vicinanza dell'USB è l'ingresso, out è l'uscita che andrà attaccata al carico, e più B e meno B sarà attaccata alla batteria. Poi il circuito provvederà lui a caricare, e quando è carica fermarsi e non farla scendere di sotto di un certo valore, ma andremo a vedere dopo col tester, perché non ho mai provato e volevo vedere cosa succede. Allora, adesso proseguiamo col cablaggio.
Dopo aver fatto un po' di prove con l'amperometro per vedere la carica della batteria, non riesco a accendere il carico da 1 ampere, cioè questa lampadina, e secondo me perché allo spunto la lampadina passa la corrente di 1 ampere e il circuito va in protezione. Infatti, allora vediamo se io alimento il circuito, vediamo che la batteria si mette in carica, assorbe 130-129 mA. Allora forse ci siamo. Allora, accendendo il carico con l'alimentazione sulla schedina dei 5 volt, la lampadina si accende perché probabilmente arrivando i 5 volt direttamente dall'alimentatore il circuito non va in protezione. Ma se io tolgo l'alimentazione, resta accesa perché ovviamente non deve fare lo spunto di accendersi. Ma se io rifaccio la prova così e spengo la lampadina, tolgo corrente, riaccendo la lampadina, lasciamola scaricarsi un po' perché la batteria, ok, visto che non si accende più, la lampadina non si accende più perché la batteria è risalita a quel tantino di tensione, riesce a fornire una corrente maggiore e allo spunto non ce la fa. Vedete? È sufficiente che io accendo, gli do un attimo il negativo diretto senza passare dalla scheda, cioè il negativo della batteria che viene da qua, dalla scheda, col negativo diretto, è sufficiente che gli do lo spunto e la lampadina si accende, perché faccio superare quella fase che va in protezione di 1 ampere. Allora io volevo limitare la corrente collegandoci una resistenza in serie. Prima proverò una da 0,1 ohm e poi una da 0,27. Non so quale sarà la scelta migliore. Allora vediamo di spegnere un attimo, apriamo il circuito qua, ok, prima mettiamo quella da 0,1, che gli limita la corrente. Ok, 0,1, vediamo cosa succede. Neanche 0,1 non ce la fa a accendersi. Proviamo, sicuramente con un carico più basso si accende. Proviamo la 0,27, oppure volevo fare un altro esperimento. Vabbè, facciamo così, accendiamo, gli diamo il solito impulso per bypassare un attimo la protezione, vedete che si accende, ok. Spengo e attacco l'altra resistenza, vediamo se con quell'altra riesco a limitargli un po' di più lo spunto. Attenzione quando fate queste saldature con i fili di non unire più o meno della batteria, perché è un attimo far scaldare la batteria e farla scoppiare. Non scoppia subito, però si scalda, si gonfia, allora ci si può anche scottare. Okay. Mettiamoci un po' di stagno.
Questo è da 0,27 ohm. Allora, vogliamo fare la prova subito, riaccendiamo e si accende subito. Anche tenerla spenta un po' e si accende subito. Ok, ora andiamo a alimentare il nostro circuito con l'alimentatore del PC. Vediamo che la batteria, se noi spegniamo il carico, la batteria si mette a caricare. Ok, e l'assorbimento della lampadina è 0. Se invece accendiamo, il carico è 1 ampere. Ok, adesso facciamo un'altra prova, disalimentiamo mentre la lampadina è accesa, dovrebbe stare acceso. Ok, devo aver risolto tutti i problemi per realizzare il mio progetto. Adesso siamo a 0,9, giustamente, perché la corrente viene tutta dalla batteria. 0,9 di qua, vediamo. Ok, potremo anche andare a misurare le tensioni. Facciamo così, con questo tester andiamo a misurare le tensioni. Vediamo se si riaccende. Adesso in questo caso la lampadina non si è accesa, però vediamo il perché. Ok, c'era solo bisogno di spegnere e riaccendere, perché sente quando si stacca il carico. Fa così anche in fase di alimentazione. Se stacchi questa mentre sta caricando, va in allarme, dopo devi rispegnere e riaccendere. Allora, adesso andiamo a vedere le tensioni che ci sono con i puntali, che non so dove li ho messi. Li ho messi sui puntali del test. Vabbè, prendiamo questo. Prendiamo questo. Tanto sono uguali. Comune più mettiamo in tensione e continua. Ok, andiamo a vedere sulla batteria che tensione abbiamo. Un attimo, così sulla batteria abbiamo 3,7, 3,8. Adesso è solo la batteria che sta alimentando la lampadina. Ai capi della lampadina avremo, vediamo che tensione abbiamo, non riesco a toccare bene, potrei guardare quel filo grigio qua, il positivo insieme a questo. Ok, siamo a 3,4 prima della resistenza e 3,7. Questa è la caduta di tensione sulla lampadina che fa la 3,4, 3,7. Però a noi non ci importa, perché tanto l'assorbimento più o meno siamo sul 0,9, 1 ampere quasi. E nel circuito nel progetto che devo fare, devo simulare di attaccare un ampere alla batteria per vedere quanto dura in un'ora, quanti milliampere ora è effettivi, sono effettivi praticamente la batteria.
Ora farò un altro esperimento. La lampadina è già accesa. Andiamo a spegnere e riaccendere. Vedete che si accende. Andrò ad abbassare la tensione direttamente dalla batteria, di modo che la scheda non influisca sulla scheda, ma come corrente non influisce, perché attacco il carico in parallelo, fino ad abbassandogli la tensione sulla batteria. La scheda, sentendo quell'abbassamento di tensione, dovrebbe arrivare a, non so, 2,5 e spegnere l'altra lampada. Vediamo. Ok, avete visto? Avete visto che l'altra lampada si è spenta? Come lascio il carico, la tensione risale e la lampada si riaccende. Questa è la protezione che ha la schedina per non far scaricare sotto i 2,5. Abbiamo visto 2,7, 2,6. A 2,5 si spegne. Lasciamo, si riaccende. Attacco ancora il carico. Come carico gli attacco un bel carico, ancora 2 e 2, 4 ampere, perché avevo provato solo con 2, ma scendeva poco la tensione. Vedete che non scende tanto? Scende a 3, 1, 3. Ho dovuto attaccare proprio due lampade ancora in parallelo che mi assorbono 2 ampere ciascuna. Comunque è già un bel po' che sta andando questa batteria qua, tra prove varie prima e così. Sarà di più di mezz'ora che sta assorbendo quell'ampere qua e non ha ancora tensione. Siamo ancora, dopo avergli attaccato quei carichi qua, siamo ancora a una bella tensione. Comunque presuppongo che questa batteria almeno di 2 ampere sia almeno di 2 ampere, anche senza vedendo le scritte. E col circuito che costruirò, andremo a vedere proprio effettivamente un'ora. Se dura un'ora vuol dire che almeno 1 ampere ora te lo dà. Se dura 2 ore significa che 2 ampere ore te le dà, facendola assorbire 1 ampere. Se dura 2 ore vuol dire che la batteria è di 2 ampere ora. Se durasse 4 ore vuol dire che la batteria sarà da 4 ampere ora. Però penso che una batteria da 4 ampere ora è un po' difficile da trovare. E se la batteria è inefficiente, vedremo subito che neanche nel giro di un'ora, assorbendo 1 ampere, si spegne subito. Allora, ora farò un'altra prova. Sostituisco questa batteria qua che è scarica, se no ci si impiega una vita. Questa batteria, adesso le misuriamo tutte e due. Allora, questa, si vede il testo, sì. Questa siamo a 3,7, questa siamo a 473. Andrò a caricarla e vediamo che il circuito, quando arriva a 4,2, non so quanto sarà, 4,2, 4,3, si fermerà. Dunque questa qua abbiamo detto che è quella, salviamo questa. Ok, salviamo l'altro. Salviamo un altro. Ok, ci attacchiamo col tester, meno e più. Ok, siamo già 4,7. Faccio partire l'alimentatore. Ok, 4,230. Vediamo se si ferma. Anzi, aspettiamo un attimo, vediamo se
si accende la lampadina avete visto che anche con una batteria bella carica si accende, la resistenza fa il suo lavoro, va a limitare la corrente di spunto, se no interverrebbe il circuito e non si accenderebbe la lampadina. Ora la spengo e vado a caricare la mia batteria. Vedete? È già arrivata a 4,288. Adesso non so quando è che stacca il circuito. Penso che dovrebbe diventare blu il LED, perché ho visto che senza carico diventa blu, senza carico della batteria. 4,29. Ok. Avete visto? Avete visto che adesso si è accesa la spia blu, vuol dire che è a carica. Infatti, come ha staccato, la tensione è scesa un pelino. In coincidenza deve essere suonato anche il cicalino del tester, perché non penso che la schedina abbia un cicalino. Vabbè, ok.